Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. In questo video impareremo a parlare della durata di tempo in italiano. Durante le lezioni ho notato che molti studenti hanno problemi con l'esprimere la durata di tempo in italiano. Per esempio nel formulare domande come How long does it take? Oppure rispondere It takes 2 hours, it takes 3 hours e così via. In italiano per esprimere questa durata di tempo utilizziamo due verbi, il verbo volerci e il verbo metterci. Questi due verbi possono sembrare molto simili, ma in realtà nascondono delle differenze. So che questo argomento potrà sembrarvi un po' complesso, ma sono certa che alla fine del video avrete capito la differenza tra i due verbi e sarete in grado di esprimere la durata di tempo in italiano. Iniziamo con il verbo volerci. Il verbo volerci è un verbo impersonale, per questo motivo si coniuga soltanto alla terza persona singolare e alla terza persona plurale. Nel presente indicativo il verbo volerci si coniuga in questo modo: ci vuole, ci vogliono. Ora però dobbiamo capire come utilizzarlo. È un verbo, come abbiamo detto, impersonale, per questo motivo il soggetto di questo verbo è il tempo impiegato. Dunque, se il tempo impiegato è un tempo singolare, per esempio un'ora, una settimana, un secondo, un anno, allora dobbiamo utilizzare ci vuole. Se il tempo impiegato invece è un tempo plurale, 2 ore, 2 settimane, 2 anni, allora dobbiamo utilizzare ci vogliono. Cerchiamo però di capire come si utilizza in una frase. Ci vuole un'ora per andare da Milano a Como. Ci vuole un'ora per andare da Milano a Como. Questa frase si traduce in questo modo: It takes 1 hour to go from Milano to Como. In questo caso il tempo impiegato è un'ora, quindi un tempo singolare, per questo motivo utilizziamo ci vuole. Ora vediamo una frase con un tempo plurale. Ci vogliono molti anni per padroneggiare una lingua. Ci vogliono molti anni per padroneggiare una lingua. Questa frase si traduce così: It takes many years to master a language. In questo caso il tempo impiegato è un tempo plurale, molti anni, many years. Per questo motivo utilizziamo ci vogliono. Fino a qui spero che sia tutto chiaro, perché adesso introdurremo il verbo metterci. Il verbo metterci è un verbo personale, ovvero si coniuga a seconda della persona che compie l'azione, quindi non più a seconda del tempo. Per questo motivo si coniuga alla prima persona, alla seconda persona e alla terza persona singolare e plurale. Coniughiamo il verbo metterci al presente indicativo. Io ci metto, tu ci metti, lui, lei ci mette, noi ci mettiamo, voi ci mettete, loro ci mettono. Facciamo delle frasi che vi permetteranno di iniziare a capire la differenza tra volerci e metterci. Ci metto 2 ore per andare da Milano a Como. Ci metto 2 ore per andare da Milano a Como. It takes me 2 hours to go from Milan to Como. Avete notato la differenza rispetto all'esempio che abbiamo fatto in precedenza? Come avrete visto, in questo caso la traduzione è It takes me. Il motivo per cui lo traduciamo in questo modo è perché è un verbo personale, quindi serve a comunicare il tempo impiegato da una persona per compiere un'azione. Stiamo dunque dicendo che il tempo che io, come Francesca, impiego per andare da Milano a Como è di 2 ore. Facciamo un'altra frase. Andrea ci mette pochi anni a padroneggiare una lingua. Andrea ci mette pochi anni a padroneggiare una lingua. In questo caso abbiamo coniugato il verbo metterci alla terza persona singolare, perché la persona che compie l'azione è Andrea, quindi lui. La traduzione di questa frase è It takes Andrea few years to master a language. Come vedete, anche in questo caso la frase è una frase personale e ci comunica quanto tempo impiega Andrea a padroneggiare una lingua. Facciamo ora una frase ad esempio con entrambi i verbi dentro la frase, di modo tale da poter capire le differenze tra i due. Ci vuole un'ora per andare da casa all'ufficio, ma io ci metto 50 minuti
Perché cammino velocemente? Ci vuole un'ora per andare da casa all'ufficio, ma io ci metto 50 minuti perché cammino velocemente. Il primo verbo che abbiamo utilizzato è ci vuole, il verbo impersonale, coniugato a seconda del tempo impiegato, quindi un'ora. Per questo motivo ho utilizzato ci vuole invece di ci vogliono. Questa prima parte di frase si traduce in It takes 1 hour to go from my home to the office. La seconda parte invece si traduce But it takes me 50 minutes because I walk fast. Nella seconda parte, infatti, come vedete, ho utilizzato metterci, perché voglio specificare che il tempo che io impiego per andare da casa all'ufficio è di 50 minuti perché io cammino velocemente. La differenza tra i due sta nel fatto che utilizzando il verbo volerci stiamo comunicando un dato di fatto, qualcosa che vale per tutti, qualcosa di generico. Di solito il tempo impiegato da casa mia all'ufficio è di un'ora. Nella seconda parte invece stiamo parlando del tempo che io, come Francesca, impiego per percorrere questa distanza, quindi non è più impersonale. Dunque, per ricapitolare, utilizziamo il verbo volerci quando vogliamo parlare del tempo impiegato per compiere un'azione in maniera generica, che vale per tutti. È un verbo impersonale che si coniuga solo alla terza persona singolare e alla terza persona plurale a seconda del tempo impiegato. Usiamo invece il verbo metterci se vogliamo parlare del tempo impiegato da una persona per compiere un'azione. Essendo un verbo personale, si coniuga a seconda della persona che compie l'azione. Facciamo un ultimo esempio con la domanda forse più comune quando si tratta di parlare di tempo impiegato. Se vogliamo chiedere How long does it take to do something? Utilizziamo quanto tempo ci vuole per fare qualcosa. Per esempio, How long does it take to learn a language? Quanto tempo ci vuole per imparare una lingua? Quanto tempo ci vuole per imparare una lingua? Se per esempio invece sto parlando con una persona e voglio chiedere How long does it take you to learn a language? Allora la domanda viene posta in questo modo. Quanto tempo ci metti ad imparare una lingua? Quanto tempo ci metti ad imparare una lingua? Questo è tutto per il video di oggi, spero che questo video vi sia utile per comprendere le differenze tra i verbi volerci e metterci. Spero che dopo questo video sia più semplice per voi parlare del tempo impiegato per compiere un'azione. Se avete qualsiasi tipo di domanda potete scriverla nei commenti, sarò molto felice di aiutarvi. Come sempre vi ringrazio tanto per aver visto questo video, se vi è piaciuto e se è stato utile mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!